Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonero, ben ritrovati in questo mercoledì 11 dicembre, giorno di partita e quindi giornata lunga per noi che vi terremo compagnia in questa mattina, pomeriggio e ovviamente in serata per il post partita di Milan Stella Rossa. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come diceva N'Golo Kanté, ladies and gentlemen, it's match day. Questa è una cheat per alcuni, diciamo, fan della Premier League. Se siete fan della Premier League, mettete like a questo video, a questo contenuto. Se la Premier League non vi piace, mettete like a questo video, a questo contenuto. A Mattino Milan, lasciateci un commento, diteci la vostra su tutta l'attualità e non rossonera. Caspita, addirittura con l'intonazione. Va bene, Sì. abbiamo tre argomenti di cui parlare oggi. Abbiamo la questione direttore sportivo, la questione inviti alla festa, la questione partita, ovviamente, con le ultime di formazione. Da che cosa vuoi iniziare, Henry? Direttore, ci sono anche corsi, ricorsi e furia scatenata. Ah, beh, sì. C'è anche quello. Si è abbattuta la furia del Milan con il ricorso al TAR, ma di questo parliamo oggi pomeriggio, dai. Va bene. Partirei dalla festa, dai. Partiamo da inviti, non inviti. Allora, vi leggo le parole velocissime di Boban ieri a Sky. Nutro amore per il Milan, ma non mi hanno invitato alla festa. Fa niente, nessun rancore. Celebrerò questo 125esimo con mio figlio milanista e mio papà. Queste riassunte sono un po' le parole di Zvone ieri. Allora, io dico due o tre cose soltanto. La prima, posso anche capire lontanamente che essendoci una causa in corso non è proprio la persona più facile da invitare. Ok. Poi mi vengono in mente due o tre cose. La prima è che Zvone ha fatto causa al Milan di Elliott e a Elliott. Questo è il Milan di Redbird e Redbird dovrebbe invitarlo a questo punto, visto che ricordo che sono i gestori del Milan e non hanno il Milan per questo determinato tipo di eventi. Non sono loro che decidono chi fa parte o meno della storia del Milan, loro si dovrebbero attenere a rispettarla. Quindi, per quanto mi riguarda, causa o non causa, la storia del Milan va invitata a prescindere e quindi inviti anche Zvonimir Boban, al di là di tutto quello che è il pregresso, che peraltro alla proprietà del Milan attuale in realtà non dovrebbe nemmeno troppo toccare. Ma detto questo, visto che comunque la causa Zvone non l'ha fatta perché gli sta antipatico il Milan, ma perché fu licenziato dal Milan, io avrei evitato, ma ognuno è libero di fare le proprie scelte, capisco. Per me non è una bella cosa, cioè detto proprio fuori dai denti, cioè è un po' una caduta di stile, perché Zvonimir Boban ha fatto la storia del Milan, io l'ho sfiorata, ovviamente non l'ho vissuta in prima persona direttamente, me la ricordo molto molto vagamente, però poi recuperandola poi e studiandola poi è stato uno dei più grandi, tra i più grandi, magari non nei primissimi, non nelle primissime file, però comunque è stato tra i più grandi. E quindi per i 125 anni del Milan andava invitato, per quanto mi riguarda, causa o non causa, attriti non attriti. Ecco, perché in queste situazioni qua bisognerebbe semplicemente andare oltre, perché si parla della storia della squadra di calcio Milan. Niente di più, niente di meno. Sì. Ma come Sarebbe la sempre festa del Milan e non del Milan di X o esatto, Y, però. bravissimo. Ma come spesso succede ultimamente, ci dimentichiamo che stiamo in una squadra di calcio.
Allora, faccio un discorso generale, poi tanto so che alcuni tifosi non sono d'accordo perché c'è una causa pendente, ma cosa volete? Ha fatto una causa, ragazzi, ognuno è lecito di dire quel che vuole, ci mancherebbe. Bisognerebbe fare dei distinguo importanti sul perché e per come è stata fatta una causa e a chi è stata fatta una causa, ma insomma capisco. Io faccio un discorso leggerissimamente diverso, poi come detto cambiamo perché abbiamo ancora le altre due questioni di cui parlare. Bisognerebbe sempre, quando si gestisce un bene comune, perché il Milan è un bene comune, in gestione ha una proprietà, in questo momento è in gestione a Redbird, è stato in gestione a Elliott, è stato in gestione ai cinesi, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna avere rispetto per il bene che in realtà è posseduto da chi questo bene continua a foraggiarlo. Non è populismo, è la realtà dei fatti. Il Milan appartiene, lo ha detto lo stesso Cardinale, tra le righe, appartiene ai tifosi. Quindi bisognerebbe avere rispetto del bene che si ha in questo momento e non disporne a proprio né piacimento né ai propri capricci, perché poi la storia farà capire che si è stati una parentesi all'interno di una storia molto più lunga. E poi la storia dirà se questa parentesi è stata buona, cattiva, se verrete dimenticati, se verrete giudicati come qualcuno che la storia l'ha rispettata, eccetera, eccetera, eccetera. Io vi dico soltanto una cosa, bisognerebbe avere un pochino più di rispetto generale del bene che si sta gestendo e non di gestirlo appunto come se fosse un proprio giocattolino. Poi ci rispettiamo naturalmente chi la pensa diversamente, chi ha altre idee, chi pensa che sia stato giusto e sia giusto non invitare Boban, ci mancherebbe altro, questa è la nostra idea. Andiamo oltre, direttore sportivo, prima di andare Sì, alla formazione. Niente, si va da una firma all'altra in pratica. C'era un direttore sportivo che aveva qualcosina in più rispetto a quello che potrebbe arrivare, ma insomma, veramente qualcosina in più come D'Ottavio. Arriverà probabilmente a Duasio, che era all'interno dei quadri dirigenziali del Milan in segreteria, eccetera, quindi o al massimo potremmo addirittura appoggiarci alla figura di Furlani perché c'è la possibilità che possa fare le veci di, insomma, in realtà non si prenderà nessuno, quindi non ci saranno grandi novità nemmeno da questo lato. Era abbastanza ovvio, tanto lo sappiamo, il Milan in questo momento è gestito da un ex portfolio manager, quindi, che gestisce tutto, al di là delle manfrine che ogni tanto ci vengono raccontate che fa bene i conti, ma gestisce tutto. è uno scout. Tutto. Uno scout e un ex giocatore con il quale sia D'Ottavio che Vergine hanno avuto da ridire. Il primo è stato allontanato, il secondo ha rischiato pesantemente quest'estate e il terzo allena la Ternana in questo momento, quindi, Sì. che è Abate, che è stato E allontanato l'allena per pure, questioni... pure bene. Come scusa? E l'allena pure bene rispetto E a... l'allena pure bene, sì, esatto. Quindi, insomma, ci sono state questioni quest'estate importanti che hanno rischiato sia di compromettere il percorso del settore giovanile con l'allontanamento di Vergine, al quale comunque è stata tolta, tra virgolette, la gestione dell'Under 23, che si è preso Ibra. C'è stata una sorta di separazione interna dei beni, quindi Ibra con Under 23 e Vergine dalla primavera in giù. Quindi non ci si è più, tra virgolette, toccati, cosa che invece sarebbe giusto, perché le due squadre si dovrebbero contaminare, visto la natura delle due formazioni, ma anche questo, ragazzi, va bene, gestiamo le cose come se fossero capricci personali e beni propri e vediamo che le cose vanno perfettamente, giusto? Bene, allora andiamo avanti così. Che le cose stanno andando talmente bene che adesso saremo tutti felici e contenti. Va bene. L'allenatore della primavera scorsa, che D'Ottavio stesso aveva indicato come probabile e anche possibile proseguimento del lavoro fatto in Under 23, è stato allontanato per dissidi con il dirigente, è andato a allenare la Ternana e adesso questo direttore sportivo che c'era, ovvero D'Ottavio, è stato allontanato e verrà rimpiazzato da una penna in pratica.
O da un tesserino? Passerei a parlare della partita perché è meglio così, perché direi che lo stato Io dell'arte. non mi aspettavo onestamente No, diverso. nemmeno io Simo, ma infatti sai cioè, è questo il punto, sono cose che si commentano da sole. Cioè, nel senso, le cose stanno andando così, vanno così, ognuno trae le proprie conclusioni. Ognuno trae le proprie conclusioni, ha le proprie idee. Io non commento, cioè non tanto ormai la sapete la nostra idea sul direttore sportivo, sulle figure che stanno gestendo il Milan, e ogni singola goccia che cade nell'oceano, cioè ogni singola cosa che succede ci conferma, cioè perlomeno a me conferma quello che penso, cioè non mi fa cambiare idea nulla. Niente di quello che è accaduto nell'ultimo anno e mezzo mi ha fatto cambiare minimamente idea, mi ha fatto aprire cassetti di speranza, mi ha fatto pensare che si potesse andare verso altre direzioni, cioè la situazione è questa, resta questa, con tutte le cose che accadono che sono in linea. Almeno c'è della coerenza, mi verrebbe da dire, almeno non si cambia, non si va a destra e a sinistra, la strada è una, poi non so dove ci porterà, spero non in un burrone. Questi sono gli 11 amici di questa sera. Maignan in porta, più o meno la formazione è quella già iper mega confermata delle ultime partite, tranne un paio di cambi. Calabria a destra al posto di Emerson Royal per scelta tecnica, quindi Calabria a destra, Gabbia, Ciao e Teo in difesa, Fofana e Reinders, Musa e Loftus-Cheek al posto dell'infortunato Pulisic con Leao a sinistra e Morata là davanti, quindi una formazione simile quasi in tutto per tutto a quella che ha fatto 0-0 con la Juve in casa, Mh. dove Pulisic era reduce da un piccolo problemino e è entrato dopo ed avevano iniziato Musa, Loftus, Reinders, Fofana, Leao, Morata. Sì, spero basti per battere la Stella Rossa, cioè non adesso fuori di, come dire, di pronostico e quindi di lanciarsi a essere indovini del risultato, ecco, però deve bastare per battere la Stella Rossa, cioè non starei qui a fare pensieri della serie: "Oddio non c'è quello, oddio non c'è l'altro". Cioè questa squadra, per i giocatori che ha, deve batterla la Stella Rossa, punto e stop. Cioè non c'è se, non c'è ma. Stella Rossa è questa, c'è Rade, c'è Silas che è un giocatore interessante, c'è Radonis dalla panchina, Milson pure dalla panchina non è male, anche se in realtà questa è la probabile, ma mi fa strano che non giochi Milson. Però comunque devi batterla questa squadra qui, devi batterla perché ieri è arrivato qualche risultato, non tutti, qualche risultato che ti dà una mano, tipo la sconfitta dello Sporting, anche se ha vinto il Brest contro magari ogni pronostico, e quindi devi vincere. Gli ottavi sono lì, ci sono, bisogna prenderli e basta. In realtà, Henry, poi se andiamo a vedere la classifica di Champions, ma ovviamente ne parleremo in maniera molto più approfondita nel talk, ci sono stati dei risultati non particolarmente positivi, soprattutto della zona di classifica che ci compete a noi, tra virgolette, cioè ha vinto il Bayern. Però erano vittorie pronosticabili quelle, cioè Ok. idem quella dell'Aston Villa, cioè speravi nell'Ipsia, ma l'Ipsia a 0 punti e continua a essere a 0 punti. Il Brest e lo Sporting erano le due squadre che ieri dovevano perdere, secondo me. Quelle che ti danno proprio di noia. Lo Sporting ha perso, il Brest no. Però Anzi, il anche la Brest, stessa vittoria del Bayer Leverkusen non è il massimo, eh. lo so, però la corsa per me non la puoi fare troppo sul Bayer Leverkusen, cioè la corsa la devi fare su te stesso, perché se le vinci tutte ci vai, a prescindere da chi c'è, e B su Brest, Sporting Lisbona e Aston Villa, che sono quelle che magari rischiano di entrarci di straforo se tu non vinci tutte e tre le partite. Ecco. Henry, ci ritroviamo come detto tra poco per lunch, talk e in serata ovviamente il post partita intorno alle 23. Henry, grazie. Ciao, a dopo. Ci vediamo dopo.
Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.